Hai passato ore a costruire uno scraper perfetto e poi, il giorno dopo, il sito ha cambiato il selettore nel DOM e ti si è rotto tutto. Oggi ti mostro perché quel problema appartiene al passato. Esiste uno strumento che usa l'intelligenza artificiale per capire qualsiasi sito web e ti restituisce i dati che vuoi, strutturati in JSON, senza che tu scriva un singolo selettore CSS. Si chiama Scrapegraph AI e in questo video lo smonto pezzo per pezzo, endpoint per endpoint, così alla fine sai esattamente cosa fa, come funziona e quando usare uno strumento invece dell'altro. Andremo dentro l'API, vedremo gli endpoint disponibili, cosa fa concretamente, per quale caso d'uso è stato progettato. Se stai costruendo automazioni con N8N, pipeline RAG per agenti AI o semplicemente vuoi raccogliere dati dal web in modo affidabile e scalabile, questo video è fatto per te. Se è la prima volta che capiti sul canale, mi chiamo Davide e ho oltre 15 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni digitali. Da 5 mi occupo di marketing automation e progetto sistemi con N8N. Sono stato nominato ai Template Creator Awards 2025 di N8N, con quasi 500.000 visualizzazioni globali sui miei template. Quando parlo di questi strumenti, parlo di roba che ho testato e integrato nei processi aziendali. Ma ora, torniamo al video. Lo scraping tradizionale funziona così. Apri i DevTool del browser, analizzi il DOM, individui il selettore e lo metti nel tuo script e funziona per un po'. Poi il team front-end del sito fa un deploy, rinomina le classi CSS e il tuo scraper muore silenziosamente e tu ti accorgi solo quando non ti arrivano i dati. E non è solo una questione di selettori. Aggiungi JavaScript asincrono, siti costruiti in React o Next.js, dove il contenuto arriva dopo il caricamento della pagina, antibot sofisticati con fingerprinting del browser, captcha, rotazione IP e all'improvviso costruire uno scraper serio diventa un progetto a sé stante. Scrapegraph AI e gli altri servizi di scraping intelligente nascono esattamente per risolvere questo. L'idea è semplice. Invece di spiegare alla macchina dove si trovano i dati nel DOM, gli dici semplicemente cosa vuoi e al resto ci pensa lui. Esiste in due versioni. Libreria Python open source, dove la installi e ti permette di costruire pipeline o grafi usando i tuoi modelli LLM, come OpenAI, Gemini o Llama per farlo girare gratis in locale. Oppure API Cloud, che è una soluzione chiave in mano. Si occupa lei di gestire i proxy e l'infrastruttura. Tu dai l'URL e il prompt, lei ti ridà i dati ed è quello che utilizzeremo per integrarlo in N8N. Scrapegraph AI non è solo uno strumento, ma è un cambio di paradigma. Invece di scrivere prendi il testo dentro il div con classe X, scrivi estrai il prezzo del prodotto X. L'AI capisce il contesto e non solo la posizione. Nello specifico, Scrapegraph AI ha più di 22.000 stelle su GitHub, 40 milioni di pagine estratte e 1 milione di utenti unici. Ha vinto l'NVIDIA Inception Program. Insomma, è un progetto serio. Ringrazio Marco Vinciguerra, che è uno dei fondatori, che mi ha permesso di analizzare a fondo questa piattaforma e che tuttora integro all'interno dei miei workflow che richiedono scraping dei dati. Ora entriamo nel cuore del video. Scrapegraph AI non è un unico strumento, ma è una suite di endpoint, chiamati anche graph. Ognuno è progettato per un caso d'uso specifico. Conoscerli tutti ti permette di scegliere quello giusto. Partiamo dall'architettura base. Il sistema funziona con dei crediti. Ogni endpoint ha un costo in crediti per pagina o per richiesta. Più task è intelligente e computazionalmente pesante, più costa. Il piano gratuito ti dà 50 crediti per iniziare a testare. Il piano starter parte da $17 al mese per 60.000 crediti annuali. Il Growth ha $85 al mese per 480.000 crediti annuali e così via.
Detto questo, andiamo ad analizzare i vari tool. Per utilizzare al meglio Scriptgraph AI su N8N dobbiamo prima seguire questi tre passaggi. Dobbiamo installare il Community Node, creare l'API Key e aggiungere le credenziali in N8N. Su N8N cerchiamo Scriptgraph AI e installiamo il Community Node se non l'abbiamo già fatto. Dopodiché andiamo nella dashboard di Scriptgraph AI, ci registriamo e andiamo a copiare l'API key che ci viene generata. Il piano free ti dà, come abbiamo detto prima, 50 crediti one time per testare. Torniamo poi su N8N, aggiungiamo il nodo Scriptgraph direttamente nel nostro canvas e andiamo ad inserire la nostra chiave API che abbiamo appena copiato. Lo Smart Scraper è essenzialmente il cuore della piattaforma. Funziona così. Noi gli passiamo un URL e una domanda in linguaggio naturale. Lui scarica la pagina, la capisce e ti restituisce un JSON con esattamente quello che è chiesto. Una delle funzionalità più interessanti è il supporto all'output schema. In sostanza, cosa significa? Puoi definire in anticipo la struttura esatta del JSON che vuoi ricevere. Quando fai scraping, avere un output sempre consistenti ti cambia la vita. Non devi più scrivere codice di validazione. Dai test che ho fatto, però, questo aspetto non sempre funziona alla perfezione, ma è comunque da tenere in considerazione. Inoltre supporta anche l'infinity scrolling, quei siti dove il contenuto si carica mentre scorri verso il basso, tipo il feed di Facebook o i social media o marketplace. In questo workflow vi mostro due approcci allo scraping messi uno accanto all'altro. Lo scraping classico e lo smart scraper di Scriptgraph AI. Prima cosa, lo smart classico. Il meccanismo è semplice. Una richiesta HTTP che recupera l'HTML della pagina e poi un modulo di parsing che pesca i dati che ci interessano dai selettori che abbiamo configurato. E funziona benissimo. È veloce, leggero e prevedibile. Il problema è che è fragile per definizione. Come abbiamo detto prima, se il sito fa un deploy, rinomina una classe CSS, sposta un div, lo scraper si rompe. E infine la configurazione. Ogni campo che vuoi estrarre va mappato a mano. Più la pagina è complessa, più diventa un lavoro tecnico. Ora vediamo l'altro approccio. Lo Smart Scraper di Scriptgraph AI non lavora con selettori. Non gli dici cerca questo div con questa classe. Gli dici cosa vuoi in linguaggio naturale e lui capisce da solo dove si trova sulla pagina. Sotto al cofano c'è un sistema che analizza il contenuto logico della pagina, non la struttura DOM. Quindi, se domani il sito fa un restyling completo, ma i dati ci sono ancora, prezzi, disponibilità, eccetera, eccetera, lo Smart Scraper li trova comunque, perché ragiona sul significato del contenuto e non sulla posizione fisica degli elementi. La differenza reale tra i due approcci la vedi proprio qui, in questo workflow. Stesso sito, stesso obiettivo. Uno richiede che tu sappia dove guardare, l'altro ragiona e trova da solo. Passiamo poi allo strumento successivo, il Search Scraper. Questo endpoint è diverso dagli altri. Non gli passi un URL, ma gli passi una query di ricerca. Lui fa la ricerca sul web, visita i risultati, estrae i dati rilevanti e ti restituisce tutto strutturato, con i riferimenti alle fonti originali. Puoi filtrare i risultati per intervallo di tempo, ultima ora, ultime 24 ore, ultima settimana, eccetera, eccetera. Il caso d'uso classico è il monitoraggio del brand. Ad esempio, ogni mattina cerchi le menzioni del tuo prodotto o del tuo competitor negli ultimi 7 giorni. Arrivano dati già strutturati, senza che tu debba aprire Google, cliccare link e copiare testo. Oppure una ricerca di mercato automatizzata. Invece di passare ore su Google a raccogliere i dati su un tema, automatizzi tutto in un workflow. Passiamo poi allo Smart Crawler. Se Smart Scraper lavora su una singola pagina, Smart Crawler lavora su un intero sito. Gli passi un URL di partenza
Imposti la profondità del crawling, ossia quanti livelli di link vuoi seguire, e il numero massimo di pagine da visitare. Lui naviga, segue i link interni e ti raccoglie i dati pagina per pagina. La cosa intelligente è che usa due modalità operative. La prima è che estrae i dati pagina per pagina, come Smart Scraper. La seconda modalità si chiama Markdown Mode e qui diventa interessante per chi lavora con un agente AI. Invece di estrarre dati strutturati, converte ogni pagina in Markdown ed è perfetto per knowledge base da inserire in un database vettoriale come Quadrant per poi costruire sistemi RAG. Immagina di dover indicizzare tutta la documentazione di uno strumento. Con Smart Crawler, in Markdown Mode, punti il crawler alla home della documentazione, imposti la profondità e il numero di pagine massimo da analizzare e ti arriva tutto in un Markdown, pronto per l'embedding in automatico. Passiamo poi al Markdownify. È uno dei più utili se stai lavorando con intelligenza artificiale. Passi un URL, lui scarica la pagina e la converte in formato Markdown ben strutturato. Quindi niente HTML sporco, con tag annidati, niente JavaScript, niente CSS, ma solo il contenuto pulito, pronto da dare in pasto a un modello linguistico. È letteralmente il modo più economico di preparare un contenuto web per un LLM. Lo uso sistematicamente quando voglio inserire articoli o documentazione in una pipeline RAG. L'output è molto più pulito rispetto a fare scraping grezzo e poi pulire l'HTML a mano. Vediamo poi l'Agentic Scraper. L'Agentic Scraper è un altro livello di complessità. Invece di fare scraping passivo, usa un agente AI che interagisce attivamente con il sito. Vuol dire che può cliccare bottoni, compilare form, gestire sequenze di login, navigare tra pagine multiple seguendo una logica e gestire le sessioni. Se stai cercando di estrarre dati da un'area riservata, da un pannello di amministrazione che controlli o da qualsiasi flusso che richiede un'interazione umana, Agentic Scraper è lo strumento perfetto. Puoi anche definire anche qui un output schema, esattamente come lo Smart Scraper, per avere risultati strutturati al termine del workflow agentico. Per intenderci è come usare Comet e Perplexity in modalità agente. Ad esempio facciamo questa richiesta. Sei su Amazon, gli diciamo di selezionare la categoria libri, nella barra di ricerca scrivere intelligenza artificiale ed estrapolare dai risultati il nome dei libri, l'autore, il link della pagina Amazon relativa e il prezzo. Il browser agent si avvia e piano piano fa tutte le operazioni richieste fino ad arrivare al risultato. E dopo qualche minuto, ecco i libri trovati nella categoria libri su Amazon. In pratica la stessa cosa fa l'agente scraper di Scrapegraph AI e quindi torniamo su N8N e gli facciamo la stessa richiesta. Anche qui gli diciamo di andare su amazon.it, di selezionare la categoria libri, nella barra di ricerca scrivere intelligenza artificiale e scriviamo il nostro user prompt. Estrapola dai risultati il nome dei libri, l'autore, il link della pagina Amazon relativa e il prezzo. Lo avviamo e dopo qualche minuto abbiamo questo risultato. Il costo dei crediti ovviamente è più elevato, quindi è da usare con criterio solo quando gli altri endpoint non bastano. Infine andiamo a vedere l'ultimo strumento più semplice ed economico. In questo caso scarica semplicemente l'HTML di una pagina con supporto opzionale al rendering JavaScript. È utile quando vuoi processare tu il contenuto o quando stai costruendo una pipeline dove già il tuo layer di parsing e hai bisogno solo di recuperare l'HTML in modo affidabile, bypassando dei sistemi anti-bot. Vediamo ora un aggiornamento più interessante degli ultimi mesi di Scapegraph AI. Scapegraph ha un MCP server ufficiale. Ripetiamo brevemente cos'è un MCP. Gli MCP sono uno standard che permette ai modelli AI di parlare con tool, API e dati esterni in modo unificato. In N8N lo si usa per trasformare i workflow in tool
per agenti e LLM. MCP sta per Model Context Protocol, uno standard open source nato in Anthropic che definisce come un LLM si collega a servizi esterni, database, API, file e altri workflow. A cosa serve? Standardizza l'uso dei tool, permette agenti più intelligenti e separa la logica AI e le integrazioni. In N8N l'MCP funziona in due modi: MCP Server, quindi esporre un workflow verso agenti, o MCP Client, usare tool esterni dentro i workflow. E noi useremo proprio quest'ultimo per integrare Scrape Graph AI a N8N. In pratica si installa il client, si configura la chiave API e può integrare in un solo colpo N8N, ma anche Claude, OpenAI, Antigraffiti, eccetera, a tutti gli endpoint che abbiamo visto in precedenza, quindi Smart Scraper, Search Scraper, Smart Crawler, eccetera, eccetera. È utilissimo se stai usando un chatbot o agente AI con funzioni di scraping. Torniamo su N8N, impostiamo un agente AI, inseriamo il tool MCP Client. Entriamo nel tool, gli scriviamo l'endpoint, impostiamo l'autenticazione in questo modo, qua inseriamo la nostra chiave API che abbiamo creato e basta. L'unica cosa da impostare è selezionare i tool, cioè gli endpoint che vogliamo rendere disponibili per quel determinato agente. Possiamo selezionarli uno per uno, ok? Sono gli stessi tool che abbiamo visto prima, oppure selezionarli tutti e starà poi all'agente decidere quale utilizzare. Proviamo l'MCP di Scrape Graph AI con questa semplice richiesta e dopo circa un minuto possiamo vedere il risultato. Prima di chiudere la parte tecnica, ti do la mia mappa mentale per scegliere l'endpoint giusto. Pagina singola, dati strutturati, sito statico o JavaScript o Smart Scraper. Se vuoi preparare il contenuto per un LLM, un sistema RAG o una knowledge base, utilizzo Markdownify se è una pagina singola o Smart Crawler in Markdown mode se è un intero sito. Se hai bisogno di crawlare un intero sito e vuoi una struttura di dati strutturati, uno Smart Crawler in AI mode è più costoso ma lavora in autonomia. Se invece vuoi fare una ricerca web e avere i risultati già strutturati senza visitare ogni link, lo Smart Scraper è perfetto. Infine, se il sito richiede login, interazioni particolari, compilazione di form o navigazione multistep, l'Agentic Scraper è il più costoso, ma è l'unico che riesce dove gli altri falliscono. Quindi, cosa abbiamo in mano dopo questo video? Hai una mappa completa di un'infrastruttura di scraping che gestisce autonomamente proxy, rendering, JavaScript, eccetera. Puoi integrarlo in N8N in un minuto tramite il community node ufficiale, puoi collegarlo a Cloud Desktop o simili tramite MCP Server, puoi usare gli SDK Python e Node.js se preferisci il codice. Nella mia pagina community di N8N trovi delle demo sui casi d'uso reali in cui Scrape Graph AI diventa uno strumento particolarmente utile. Per esempio, in questo workflow estrapolo la lista degli immobili facendo lo scraper di immobiliare.it. In quest'altro video traccio giornalmente il cambiamento dei prezzi dei prodotti Amazon che mi interessano. In questo workflow estrapolo tutti gli ultimi workflow che vengono pubblicati sulla community di N8N per analizzarli. Qui invece faccio lo scraping delle recensioni su Trustpilot di un determinato brand e analizzo la reputation. E con questo invece faccio lo scraping delle recensioni da un'altra piattaforma concorrente a Trustpilot che è Fidati. Bene, Scrape Graph AI è uno di quegli strumenti che una volta che lo metti in un workflow reale non torni più indietro, non perché sia particolarmente magico, ma perché risolve un problema concreto in modo concreto. Se hai domande, scrivile nei commenti. Se il video ti è stato utile, lascia un like, aiuta tantissimo. E se vuoi altri tutorial pratici su N8N e automazioni intelligenti, iscriviti al canale e attiva la campanella. Ci vediamo nel prossimo video.